Eccoci, ciao a tutti, ciao, benvenuti. Siamo qua di nuovo in streaming, questa volta non con Warframe ma con Genshin Impact. Così ne approfitto perché mi piacerebbe poi portarlo anche su YouTube, quindi iniziare a registrare, cioè ne approfitto per fare questa live in modo che il video poi sarà registrato, lo metterò anche su YouTube per farmi un po' conoscere anche in questo mondo. Allora, io gioco a Genshin da 3 anni, forse sto entrando nel quarto, e ci ho giocato un po' saltuariamente, cioè ci ho giocato tanto, ma per alcuni mesi poi avevo smesso, poi avevo ripreso, solite cose, quindi visto che uno dei miei 3 giochi preferiti, mi sembrava giusto portare anche questo, 4 giochi preferiti, però vabbè. Mi piacerebbe anche dirvi un po' la mia storia su Genshin. Io ho iniziato Genshin con Luca, appunto, non capivamo granché, in più quando l'avevo iniziato io non c'era ancora neanche l'italiano, quindi era un casino a capire alcune parole, però vabbè, lì era perché il mio inglese era un po' datato, avrei dovuto riaggiornarmi un attimo. Poi iscrivendomi su un gruppo Facebook avevo incontrato questo, chiamiamolo team, questo gruppo italiano su cui ho conosciuto 2 persone che attualmente sono praticamente fra le mie migliori amicizie. Appunto Cria e Lori, che saluto e volevo approfittarne per ringraziarli perché essendo che loro sono veterani su questo gioco, cioè giocavano da più tempo di me, mi hanno un po' preso e mi hanno insegnato praticamente tutto. E a parte questo, quindi niente, ci tenevo a dirlo perché è molto bello secondo me che i giochi possano anche unire perché molto spesso si trova sui gruppi, sui team, anche su qualsiasi cosa, molto flame, molto astio, molto odio e infatti è quello che è successo poi a noi in quel vecchio team, non è che fosse proprio pienissimo di gente simpatica, però vabbè, capita, insomma, capita di incontrare le persone sbagliate ma anche quelle giuste. Infatti noi abbiamo un'amicizia che va avanti praticamente da 3, quasi 4 anni e quindi è bello anche per questo, perché alla fine i giochi oltre a essere divertenti è bello anche che uniscano, specialmente uno come Genshin che, come anche Warframe, alla fine di competitivo hanno poco. Non sono sicuramente come League of Legends che sono giochi più competitivi, quindi sono molto più chill. E infatti è anche per questo che entro in un altro discorso, io ho un po' di personaggi, pool molte volte fatte a caso. Purtroppo non ho mai preso seriamente, mettevo i manufatti, non dico a caso, però non proprio quelli giusti, quindi ho sempre fatto un po', cioè ecco, non mi reputo, per dirla chiaramente, un pro player, ok? Lo porto perché mi piace condividere quello che faccio, quello che so, magari con qualcuno che è nuovo e non ne conosce ancora niente, così come mi piace anche scambiare consigli, quindi assolutamente è molto importante anche questo. Invece negli ultimi mesi mi sono messo un po' a dire no, vabbè, aspetta, però è anche ora di migliorarsi un po', quindi ho iniziato a portare dei talenti di alcuni personaggi, per esempio al massimo, prima li portavo al massimo all'8. Io di solito non seguo il meta, non guardo i personaggi perché sono forti, ah no, lo voglio anch'io, non sono quel tipo di player, però la Shogun mi è piaciuta la sua storia fin da quando l'ho vista in Azuma, mi ha colpito molto ed è uno dei miei personaggi preferiti, quindi ho deciso di fare un team attorno a lei. Che poi mi piace anche molto Bennett perché ricorda un po' me, specialmente la sua sfiga, è molto simile alla mia, quindi diciamo che 2 piccioni con una fava mi piaceva questo team ed è il primo che ho iniziato a prendere più seriamente. Quindi oggi andremo semplicemente, mentre chiacchiero un po', andremo a vedere semplicemente un po' di esplorazione, se riesco, se non ci metto 3 anni a fare le daily, e poi appunto le daily. Con le daily intendo semplicemente della resina, quindi andrò a farmare con voi giusto per portare il gioco, per rompere il ghiaccio qua su Twitch e poi quando monterò il video di conseguenza su YouTube. Tra l'altro ci sarà anche Luca che farà la resina con me stasera. Non sono uno che quando va a fare i domain deve per forza shottare tutti in 10 secondi, ma preferisco di più variare, cambiare spesso personaggi. Infatti penso di essere uno dei pochi che ha potenziato alcuni personaggi che la community ritiene bleh, invece io li ho fatti perché mi piacciono. Quindi ecco, sono quel tipo di player, insomma. Vediamo un attimo la situazione della mia Shogun. La mia Shogun è C2,
Ce l'avrei C3 se avessi vinto il 50-50 una delle volte che non l'ho vinto, non fa ridere. L'ultima volta, allora, l'unica che ho avuto vincendo il 50-50 è stata Mawika, ma perché me l'hanno proprio data, cioè dovevano darmela, perché io non ho mai vinto un 50-50. Magari le pull d'ora in avanti le farò in live. Adesso sto risparmiando perché mi serviva l'altra volta, non mi ricordo l'arma di chi c'era con Mualani e io con Mualani dovevo pullare l'arma, ho perso il 50-50 dell'arma, cioè mi è uscita quella di Mualani e non l'altra che mi serviva, quindi io ho l'arma 5 stelle di Mualani, quindi in questo banner mi sarebbe piaciuto pullare Mualani. L'ultimo 50-50 mi è capitata Yame Mizuki, l'ho perso, quindi sono pool 0 proprio con 50-50 garantito, cioè con pool garantita. Quindi allora, Luca, a te serve questo. Sì, sì, ma se ti serve ne facciamo anche di più. Dove lo voglio di fare? No. Ok, vai. Non è, cioè, ovviamente come dicevo è molto chill, non stiamo giocando assolutamente bene, ma chi se ne frega, l'importante stasera è divertirsi, quindi andiamo a fare i rotellini pyro. Che bella che è. Ah, stavo facendo innanzitutto alcuni manufatti per Raiden. Io adesso, cioè, ce l'avevo già emblema del fato spezzato, ma vorrei rivederne qualcuno. Tipo questo mi piace, questo le voglio lasciare ricarica energia qua sicuramente, però vorrei aumentarle un po' il critico o l'attacco in generale. Sì, non sono proprio perfetti. Se li fai lì, vabbè, chi se ne frega. Devi usare qualcosa di speciale per... Ah, ok. Fa niente, fa niente. A me piace che saltella così, mi piace anche quando fa le piroettine in realtà. Ok, dai, speriamo bene. Non ho fatto le condensate, quindi vabbè, ci sarà qualche run in più. Difesa in percentuale, questa non manca mai. Se vuoi possiamo andare a bracetti per i manufatti. Iniziamo la danza dei manufatti. Come sì con Ember? No, non odiatemi così tanto, vi prego. E quindi PS, tasso di critico e danno di critico. Se maxandola anche la terza cosa è buona, iniziamo ad esserci. Dai, forse uno l'abbiamo trovato. Niente, non riesco a parlare o giocare insieme, mi devo abituare. Dai, ancora una volta poi andiamo a cambiare personaggi, quindi ditemi quelli definitivi che volete vedere. Vediamo cosa scelgono per noi. Allora, io vi faccio vedere i personaggi che ho maxato, poi se proprio dobbiamo mettere Ember al 50 senza manufatti lo faremo, però ecco, cioè se proprio volete vedermi in crisi, insomma. Neuvillette deboluccio, Ma vabbè, l'arma che è già al 90, perché Neuvillette è nel team che sto creando. Solo che poi mi sono ma i talenti all'1. Neuvillette, però è molto bello come personaggio. Dai, report Lori. Allora facciamo così, se me ne scegliete uno debole, tipo Neuvillette, sceglietemene uno forte. Di quelli che posso, ecco, almeno sopravvivere nel domain, insomma. L'aveva già detto Cree con Barbarella. Io non ce l'ho Skirk. Con Barbarella. Barbarella perché il Barbarella è stato il mio primo main personaggio. Io adoro i ruoli da support, quindi i supporti già vincono per me. Luca, dovrai fare tu i danni. Io ti applico Hydro. Ma
Aspetta, ma come sono i nemici? No, Craio più. Oh! Vabbè, almeno ti mantengo vivo con Barbara. Mi ricordo anche che eravamo in questo team di bellissimi amichetti. Devo provare a fare una cosa, adesso muoio come un pollo. L'onda energetica, bello. Vabbè, dai, non è che scherza, cioè, un po' di danni che facciamo. Non so qual è il range. Ah, ok. La ulti! Bella. Comunque, eravamo in questo team dove appunto io, Cri e Lori ci eravamo conosciuti e Luca. E praticamente tutti mi prendevano, non dico in giro, però c'è stato chi mi ha detto: ah, Barbara no, usa Kokomi, che non avevo ancora perché giocavo da poco, quindi era impensabile per me avere Kokomi. E no, ma non sprecare le risorse per Barbara. Ho sempre detto no, a me piace veramente, vorrei proprio Barbara. Usiamo anche una volta la ulti. E quindi faccio, no, la uso. E poi c'è stato il periodo che abbiamo giocato un po' più insieme con questo team. E a quanto pare tutti si sono messi, non dico tutti, però c'è questa persona in particolare che un giorno se ne esce e mi fa: "Ah, potresti darmi per favore la tua build di Barbara perché PS, ecco, perché mi piace molto." Certo, va bene. E quindi ha fatto ridere perché prima Barbara è inutile, che schifo, perché è una persona che palesemente pensava solo al competitivo, ai best team, a tutte queste cose qua. E poi però quando ha visto il potenziale di Barbara, in realtà tanto schifo non gli ha fatto. Cioè, dove sei Luca? Che ecco, ti aiuto a fare reazione. L'unica cosa che posso fare praticamente. Vai, attacco potenziato. Eccolo. C'è anche... È bruttissimo giocare così, io ve lo dico, eh. No, vabbè, dai, alla fine è divertente, però è molto umiliante, devo ammettere. Hai bisogno di vita? Oh no, mi ha shottato la vita. Però eccomi di nuovo qua perché Barbarelli fa anche questo. La mia è C6, ovviamente. È il primo personaggio che ho portato C6, tra l'altro. Dai, vai con l'onda energetica. E ce l'abbiamo fatta. Sto andando dall'altra parte. No, ma vi rendete conto? Eccolo qua. Lui. Speriamo in una quarta abilità buona. Attacco in percentuale è sua e l'abbiamo trovata. Peccato, ma rimodella ne abbiamo di piume. Abbiamo le piume, allora rimodelliamola. Vogliamo farla bene, facciamola bene. Tasso e danno. O attacco. Cioè danno sicuro, perché mi ricordo che ce l'avevo un po' basso. Però no, anche tasso. Rimodella, sì sì. Meraviglioso. Conferma. Ah già, devo... Sì, devo tenere questo. Da ieri sera, signore e signori, sono al 59, quindi un livello e sono al massimo. Mi sembrava di essere al 5, cioè fino al 57 ci sono arrivato a occhi chiusi e poi improvvisamente il 58 mi è sembrato eterno. Infatti non me l'aspettavo neanche più. Ieri sera io ho visto 59 e sono stato un minuto così. È successo veramente. Sono sicuramente il lunedì live, la sera sempre alle 21. Il lunedì però porto Warframe e poi normalmente Genshin lo porto il venerdì. Poi col tempo mi piacerebbe aggiungere qualcosa tipo il giovedì sera, magari un'altra serata Genshin e magari il martedì sera aggiungere un'altra serata Warframe. Però quelle fisse che è sicuro che ci sono per adesso, che per prendere un attimo il ritmo e l'abitudine di giocare, comunque collegarmi fisso, sono il lunedì Warframe, il venerdì Genshin e il sabato The Sims 4. Se vuoi, su Discord, cioè sul mio profilo c'è il canale Discord, quindi c'è la sezione, poi non so Aurora se tu fai anche altri giochi, c'è la sezione con un po' di giochi, addirittura altre cose tipo piante, resina e voilà. Allora ragazzi, nel frattempo vi aggiorno sulla mappa, come vedete questa è la mia mappa, allora Mostra del 100,
Liyue è tutta al 100 anche di reputazione fino qua. Poi abbiamo Inazuma che la sto facendo, quindi ho questa al 100, anche se qua devo ancora sbloccare, sto finendo le lore, quindi la reputazione è già al massimo, devo finire le lore secondarie di Inazuma, non le ho fatte tutte. Queste due le ho portate anche al 100, mi mancano queste due. E anche purtroppo Enkanomiya anche sono un po' indietro. Sumeru sono indietrissimo, soprattutto nella parte del deserto, cioè è veramente una cosa che mi è piaciuta, cioè a livello visivo e a livello di lore bello perché ci sta ed è bellissimo, a livello mio di esplorazione del deserto è proprio un po' pesantuccio. Poi Fontaine, appunto, io non avevo giocato molto in quel periodo che è uscita, quindi purtroppo anche qua sono molto indietro, forse è la regione in cui sono più indietro. Sì, penso di sì. E poi invece Natlan l'ho presa bene dall'inizio e ho due parti, no, due parti al 100 qua 99, 85 le sto finendo. Poi ho 57, 36, 31, questa è la parte che ho fatto meno, 44 e questa che è nuova all'83 la sto anche portando al 100. Invece per quanto riguarda l'antica montagna è già al 100, almeno quella. E anche le miniere sono al 100. Quindi sì, sto di essere un po' indietro, però purtroppo avendo saltato un periodo dove non giocavo e tutto quanto, questo mi ha un attimo spiazzato. Sì, sarà sotto. Quindi appena appena passiamo... Ah no, qui ecco. Eccolo qua il muro da buttare giù. Oh, ma quanti gatti! Ma ciao amici, che carini! Ah, è una sfida a tempo. Ecco sì. Ah, col joystick non è come col mouse. Ti sposti di un millimetro, ti cambia tutto il gioco. Ok, eccolo qua. Perché io gioco da computer, non da play, e voglio usare il joystick perché ho il joystick di Pikachu che è quello praticamente della Wii. Ce la faccio io. Ma vi rendete conto che cosa sto sbagliando? Adesso prova per la vita. Cri, devi raccogliere due palline. Ce la puoi fare? Ce la puoi fare. Anzi, aumentiamo il livello di sfida perché adesso è diventata una cosa personale. Full game. Vediamo bene cosa sta per succedere in questa partita. Christian contro il mondo. Contro le palline, fate voi. Una, due, 3, Electroculus 4, 5, 6, volo, 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 ok, volo, questa non era necessaria, riguardo in giù, l'ho prese tutte, vero? Sì, me ne mancano 3, volo, c'è, vabbè, dovevo finire col botto. Grazie Barbara per avermi riportato in vita la Shogun. Ok ragazzi, quindi direi che per stasera è tutto. Cioè mi sono presentato, abbiamo visto un po' quello che è il mio mondo, il mio pensiero di Genshin. Ho giocato un po' con voi, mi ha fatto piacere vedere una chat così attiva stasera, anche che mi consigliava i campioni e tutto quanto, quindi grazie mille, mi ha fatto davvero piacere. E niente, per le prossime live, per i prossimi stream, dovrebbe essere per adesso fissata al venerdì, ma potrebbe ancora cambiare. Nel senso, come dicevo prima, potrebbe variare tra giovedì e venerdì Genshin, mentre lunedì per adesso rimane fisso Warframe. Sempre alle 9 di sera, invece il sabato The Sims 4, però il pomeriggio. Quindi grazie a tutti per avermi fatto compagnia, grazie per avermi seguito e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!